Salve, ben ritrovati sul canale. Oggi andiamo a vedere come fare questo grazioso coniglietto. È molto semplice, come tutti i miei tutorial sono semplici da realizzare. Spero che vi sia gradito ed utile. È molto bello da regalare ai più piccoli, ma anche quelli un po' più grandi. Ed è un coniglietto che si presta molto ad essere messo nelle camerette perché è veramente grazioso. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la testa del nostro coniglietto avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo una maglia a un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro di 36 maglie basse. Ogni 5 maglie basse facciamo un aumento, in tutto saranno 42 maglie basse. Facciamo un altro giro di 42 maglie basse. Ogni 6 maglie basse facciamo un aumento, in tutto saranno 48 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 42 maglie basse. Facciamo un altro giro di 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro di 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Facciamo altro giro di 24 maglie e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica, andiamo a riempire di più questa parte superiore in questo modo. Andiamo ora a fare ogni 2 maglie una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Chiudiamo tutta la parte e poi andiamo a nascondere il filo all'interno del lavoro. Per il corpo avviamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 48 maglie basse. Facciamo un altro giro di 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 42 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri le nostre 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 36 maglie basse. Facciamo per altri 2 giri 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri le nostre 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo per altri 2 giri le nostre 18 maglie, dopodiché riempiamo con l'ovatta sintetica e andiamo a cucire sotto il corpo. Andiamo a riempire bene e poi andiamo a cucire sotto la testa. Per realizzare la zampa posteriore avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le nostre 18 maglie basse per altri 4 giri. Facciamo ora una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Facciamo per altri 2 giri 16 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo per altri 10 giri le nostre 12 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 14 maglie basse.
Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri le nostre 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Continuiamo a riempire con l'ovatta sintetica e proseguiamo i prossimi giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte e poi andremo a far uscire il filo al lato della gamba. Per la coda abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri le nostre 24 maglie, dopodiché stacchiamo il filo. Possiamo ora staccare il filo dopo aver chiuso il nostro lavoro. Questa sarà la coda. Per l'orecchio abbiamo un anello magico di 6 maglie. Andiamo a stringere l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nella settima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Facciamo altro giro di 14 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ottava maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nella nona maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nella decima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 20 maglie basse. Facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nella decima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le nostre 18 maglie per altri 2 giri. La diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nella nona maglia e in tutto saranno 16 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ottava maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nella settima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri le nostre 12 maglie basse e possiamo staccare ora il filo. Per il braccio abbiamo un anello magico di 5 maglie. Andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Lavoriamo per altri 15 giri le nostre 10 maglie basse. Riempiamo poi con l'ovatta sintetica e proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte come in questo braccio. E possiamo staccare il filo. Con un ago per la lana entriamo dal punto di dietro dove abbiamo lasciato il filo, tiriamo in questo modo, facciamo rientrare la parte di dietro così e andiamo a realizzare il musetto. Andiamo a fare prima una piccola fessura qui per realizzare la bocca. Tiriamo leggermente in questo modo e andiamo a ripassare nuovamente. E andiamo a bloccare il filo dietro. Con un po' di filato nero andiamo a realizzare le fossette dove andremo poi ad inserire gli occhietti. Entriamo da un punto all'altro e realizziamo le fossettine tirando leggermente in questo modo da una parte e dall'altra. Ripassiamo alcune volte in modo da fissare bene.
Fatto questo, entriamo nuovamente e dobbiamo uscire sulla parte davanti del musetto, in questo punto. Andiamo a realizzare una V, poi scenderemo al centro della V e questo sarà il nasino. E arrivate fino alla bocca. E andate a fissare bene il filo. Dopo aver realizzato il nasino con la V e il trattino sotto e aver fatto le fossettine per gli occhi, andate ad inserire gli occhi, li potete andare ad incollare bene in modo che non si stacchino più. Mettete un bel po' di colla e bloccate tutto. Cucite qui la base delle orecchie, andate a cucire maglia per maglia questa apertura, passando il filo da una parte e l'altra, andate a bloccare questa parte. Con gli spilli andate a fermare le orecchie poi sulla testa da una parte e l'altra, lasciate circa un dito da un orecchio all'altro e andate ad inserire l'altro orecchio. Fermate prima con gli spilli e poi andate a cucire bene maglia per maglia alla base, sia davanti che dietro. E con un po' di filo nero andate a fare anche le sopracciglia. Potete stringere leggermente le orecchie in questo modo prima di andarle a cucire sulla testa. Chiudetele un po' in questo modo e poi andate a cucire. Andiamo a cucire la testa al corpo, maglia per maglia, tutto bene intorno. Bloccate sempre prima la parte con gli spilli e poi andate a cucire. Usciamo con l'ago verso il laterale e andiamo a cucire la zampina posteriore al lato del corpo. Inseriamo l'ago in questo modo e andiamo a cucire prendendo la parte del corpo e la parte della gamba. Andate a fissare bene, volendo potete anche aggiungere un bottoncino da questo lato in modo che possa essere piegata. Andate a fissare bene, passate più volte il vostro ago da una zampa all'altra zampa e stringete bene. Ed andate a cucire anche le braccia al lato tra la spalla e la testa. Riempiamo un po' la coda con l'ovatta sintetica e la andiamo a cucire bene tutto intorno. Se invece poi decidiamo di fare un vestitino, possiamo anche applicarla sul vestitino o sulla tutina. Possiamo vestire il nostro coniglietto come più ci piace. Possiamo andare a fare una tutina rossa, renderla magari natalizio, ci facciamo un cappello di Natale e il nostro coniglietto diventerà un coniglietto di Natale. Oppure possiamo fare una semplice tutina e possiamo donarla ad un piccolo bebè. È molto carino donare questi pupazzetti fatti a mano e sono molto molto originali e dolci. Andiamo a vedere come realizzare la tutina. Per realizzare la tutina abbiamo una catenella di 36 maglie basse. Andiamo a lavorare per altri 10 giri le nostre 36 maglie basse. Fatti i nostri giri, andiamo ora ad unirci in questo modo. Entriamo nella prima maglia qui dell'altro lato e dobbiamo fare i nostri aumenti. Dobbiamo fare ogni 5 maglie basse, andiamo a fare un aumento. In tutto saranno 42 maglie basse. Andiamo ora a fare ogni 6 maglie un aumento. In tutto saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie basse andiamo a fare un aumento. In tutto saranno 54 maglie basse.
Ogni 8 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 60 maglie. Andiamo poi a lavorare le nostre 60 maglie per altri 6 giri. Andate a misurare un po', io vado a fare, oltre a quelli che ho già fatto, vado a fare altri 4 giri, in tutto saranno 10 giri di 60 maglie, e poi andrò a cucire questa parte qui centrale delle gambe se voglio realizzare una tutela. Se invece voglio lasciare un vestitino lo lascio semplicemente aperto. Andiamo poi a fare le bredelline dopo, come vi farò vedere. Quindi in tutto vado a fare 10 giri di 60 maglie. Stacchiamo poi il filo e andiamo a realizzare le bredelline. Per le bredelle entriamo qui nell'angolo, andiamo a lavorare 2 maglie, giriamo il lavoro e lavoriamo per 10 giri le nostre 2 maglie. Entriamo in questo punto e andiamo a fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui, andiamo a lavorare le nostre 2 maglie per 10 giri e stacchiamo il filo. Per realizzare la taschina che è davanti alla tutina andiamo ad avviare una catenella di 6 maglie, lavoriamo per 6 giri le nostre 6 maglie basse nelle nostre maglie. Possiamo staccare il filo e andiamo a cucire al centro della tutina. Andremo poi a cucire le bredelline qui, andiamo ad aggiungere magari dei bottoncini oppure le andiamo a ricamare, andiamo a cucire al centro sotto la tutina se vogliamo rendere il pantaloncino, e poi andiamo a cucire la taschina qui sul davanti della nostra tutina. Dopo aver cucito la tasca ho incrociato dietro le bredelle in questo modo e poi le ho cucite qui davanti. Vado ora a cucire anche la base di sotto dei pantaloncini, vado a cucire per 3 maglie la parte centrale, blocco bene e ho realizzato i pantaloncini. Vado poi a cucire 2 bottoncini sulle 2 bretelle in questo modo. Come avete visto è molto semplice da realizzare, è molto carino e grazioso, piacerà molto ai vostri bimbi, potete regalarlo ad un compleanno o ad una festa di più piccolini e perché no anche di qualcuno più grande, perché sono molto teneri e graziosi, belli anche da tenere esposti nella cameretta, sulla culletta, sul lettino, sulla mensola, dove più vi piace. È un coniglietto veramente tenero e spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, condividete il video, fatelo conoscere ai vostri amici ed invitateli ad iscriversi al canale. Vi aspetto intanto la prossima volta, ciao ciao, tanti baci, a presto!